Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dei Gemelli o ascendente Gemelli o solo per i più esperti anche Luna e Venere in Gemelli. Andiamo a vedere nei prossimi giorni cosa ti sta per accadere nell'amore. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Sia che tu abbia già una persona nel cuore o che ancora l'amore non abbia un volto, andiamo a descrivere qual è il volto di questo amore che si palesa a te attraverso una persona. Andiamo a mettere 5 carte dove andremo a vedere sia il pettegolezzo sacro sia la parte sciamanica, poetica e mitica, affinché voi possiate integrare quanti più aspetti inconsci possibili e realizzare relazioni sane e appaganti. 5 carte, cosa ti sta per accadere nell'amore? Gemelli. 1, 2, 3, 4 e 5. Mettiamola qua magari. Allora, cosa ti sta per accadere in amore? Pettegolezzo sacro, cosa sta per arrivare? Un paggio di spade. Qua c'è qualcuno che ti osserva, che analizza, che ti osserva, ti scruta, che magari può mandarti anche dei segnali sottili, Non sono ancora delle dichiarazioni forti, ma c'è attenzione e interesse chiaro nei tuoi confronti. Per esempio, se sei in una relazione, qui c'è osservazione reciproca, c'è valutazione dei sentimenti, c'è bisogno di capire i prossimi passi. Vedo delle conversazioni che preparano delle azioni. Se invece non c'è ancora nessuno, il paggio di spade indica che arriva qualcuno con curiosità e intelligenza, qualcuno che vuole conoscere il tuo mondo prima di entrarci davvero. Qua si capisce chiaramente cosa fa l'altro, si muove osservando, cerca il momento giusto, ma l'interesse qua è reale. Allora, vedendo lo strato mitico, perché sta accadendo questo? Il paggio di spade è l'archetipo del messaggero della mente e del pensiero chiaro. Questo evento insegna a osservare senza giudicare, ascoltare prima di agire, percepire l'intenzione dietro i gesti. Quindi che tu abbia qualcuno, no? Questa carta prepara a un amore che arriva con chiarezza mentale e cuore pronto. Qual è l'atto sciamanico per te? Cosa devi fare? Ascolta, osserva, non agire d'impulso, raccogli informazioni, non anticipare, non interpretare male, perché stiamo vedendo la dimensione mitica, no? Che ti porta all'amore. Rimani presente nel qui ed ora, perché questi giorni l'amore ti chiede attenzione consapevole e pazienza attiva. Ok? Vediamo la seconda carta. E arriva. Qua abbiamo il cavaliere di coppe. E qua l'amore inizia a muoversi concretamente, non è più solo curiosità mentale, è un invito che ti viene fatto, è un sentimento che ti viene manifestato. Quindi, se hai qualcuno nel cuore, questa carta parla di messaggi, di sguardi, di inviti. Vedo che qualcuno fa un passo avanti, si apre con delicatezza e anche con intenzione chiara. Se sei per esempio in una relazione, arriva una riaccensione emotiva, cioè qualcuno ti manifesta affetto, arrivano delle parole che erano sospese. Qua vedo che si riscopre desiderio e complicità. E se invece ancora non c'è nessuno, questo Cavaliere di Coppe indica proprio un nuovo incontro che arriva con eleganza e con poesia. Vedo qualcuno che porta emozione senza urgenza. L'altro si muove verso di te con il cuore aperto, con rispetto e anche fascino. E qual è lo strato mitico di questa carta? Perché sta accadendo questo che ti accade con questa carta qui? Il Cavaliere di Coppe è l'archetipo del messaggero del cuore. Dopo il paggio di spade e l'osservazione mentale, questa carta ti insegna questo. Il cuore comunica con gesti e parole. L'intenzione e il sentimento si manifestano e l'amore funziona meglio quando c'è delicatezza e chiarezza. Che tu abbia qualcuno oppure no, questa energia prepara un amore che arriva con eleganza e con rispetto.
E cosa devi fare tu? Qual è l'atto sciamanico? Accogli senza perdere la centratura. Osserva i segnali, non forzare, lascia proprio che questo sentimento si manifesti senza aspettative. Perché l'amore ti sta chiedendo in questi prossimi giorni apertura delicata e presenza consapevole. Quindi è come se la frase talismano, diciamo la frase mantra sia questa con questa carta: accolgo l'amore che arriva con eleganza e rispetto. E passiamo alla terza carta e qua abbiamo un bellissimo imperatore. E questo imperatore mi dice una cosa sola: non è soltanto intenzione, non è soltanto movimento, ma è struttura. Quindi cosa sta accadendo fuori? Se qualcuno nel cuore, questa carta parla di una persona che prende delle decisioni chiare, cioè si muove con sicurezza, mostra dove vuole arrivare, non lascia spazio a dubbi, a incertezze, se mai potevi averle. Se sei già in una relazione arriva una fase di ordine e organizzazione emotiva importante, cioè c'è qualcuno che prende in mano una situazione, le dinamiche si stabilizzano, c'è chiarezza sui ruoli e anche sui passi da fare. Se invece non c'è ancora nessuno, ma qua vedo che c'è, che arriva, l'imperatore indica che l'amore arriva con grande stabilità. Questa si delinea la personalità di questa persona, qualcuno concreto, deciso, che non gioca ma costruisce basi solide. L'altro si muove con responsabilità, rispetto e fermezza. E perché sta accadendo questo? Qual è la dimensione mitica dell'imperatore? L'imperatore è l'archetipo del potere responsabile e della sicurezza, per esempio, cioè nel senso, dopo il paggio di spade l'osservazione, dopo il gesto il sentimento, questa carta insegna che l'amore ha bisogno di regole chiare. La stabilità emotiva crea attrazione e il cuore può aprirsi finalmente senza perdere centratura. Quindi questa esperienza qui prepara un amore concreto e rispettoso che non vacilla. E quindi cosa devi fare tu? Non correre, non forzare. Mostra chi sei con fermezza. Va bene? Perché l'amore arriva dove c'è chiarezza e fermezza e questo è il terreno che viene preparato per questo. Vediamo qual è la quarta carta. E qua c'è un 7 di bastoni. Allora, guarda, è come se l'amore ti mettesse davanti a una prova. È il momento di difendere ciò che senti e ciò che vuoi, cioè cosa sta accadendo fuori. Se per esempio hai qualcuno nel cuore, questa carta parla di piccoli contrasti o di dubbi, cioè l'altro potrebbe mostrare delle esitazioni, o tu potresti sentire la necessità di affermare il tuo spazio. Se sei invece già in una relazione, c'è una fase in cui bisogna chiarire i confini, bisogna far valere le proprie esigenze, bisogna difendere il legame senza aggressività, cioè bisogna mantenere dignità e forza. Se invece non c'è ancora nessuno, però qua vedo che arriva, ti sta preparando questo amore che stiamo vedendo sotto tutti i profili, non solo il pettegolezzo sacro, ma anche la dimensione mitica, ok? Così che tu possa essere sempre di più consapevole. Allora, stavo dicendo, se ancora non c'è nessuno, il 7 di bastoni indica che l'amore arriva, ma ti chiede coraggio e presenza. Perché chi arriva ti riconosce subito, ma tu devi mostrare chi sei veramente. E quindi qua si capisce con questa carta anche cosa farà l'altro nei tuoi confronti. L'altra persona rispetta chi si difende, hai capito? L'altra persona vuole vedere in te che tu ti sai difendere rispetto al mondo, rispetto ai propri confini. Perché, ripeto, l'altro rispetta chi si difende e si avvicina solo se è sincero. Perché sta accadendo questo? Il 7 di bastoni è l'archetipo del guerriero consapevole. Dopo il paggio di spade, l'osservazione, il cavaliere di coppe, il gesto, il sentimento, l'imperatore che è la stabilità e la struttura, questa carta ti insegna questo. Non basta che l'altro si muova, serve che tu difenda i tuoi spazi senza chiuderti. Perché ti insegna anche questa carta che l'amore cresce dove c'è equilibrio tra apertura e forza. Che tu abbia qualcuno oppure no, questa esperienza prepara un amore che rispetta chi sei davvero. Hai capito? Ok. Andiamo a vedere adesso l'ultima carta.
E qua abbiamo una bellissima temperanza, è l'equilibrio tra gli opposti di cui stiamo parlando fino adesso, ok? Qua l'amore ti invita a mescolare, a armonizzare, a trasformare, è equilibrio sacro tra cuore e mente, tra desiderio e centratura. Quindi cosa sta succedendo fuori? Se hai qualcuno nel cuore, questa carta parla di una dinamica in cui il dialogo, la pazienza e la misura diventano centrali, cioè io vedo che qua le energie si bilanciano, trovate dei compromessi, ma non è compromessi nel senso negativo, è la temperanza, è l'equilibrio, no? E vedo che il sentimento scorre senza forzature, se hai qualcuno nel cuore qui. Se sei già in una relazione, c'è una cura reciproca, c'è armonia, si co-crea equilibrio, si mescolano passione e rispetto. E vedo che ogni gesto ha un peso e ha senso. Se invece non c'è ancora nessuno, la temperanza ti dice, l'amore che arriva quando sei in sintonia con te stessa e i tuoi ritmi. Chi arriva entra nel tuo flusso senza sconvolgere, ma piuttosto portando armonia e crescita. Perché sta accadendo questo? Qual è lo strato mitico? Perché la temperanza è l'archetipo della guaritrice e mediatrice, cioè dopo il paggio di spade, il gesto del cuore, la stabilità, la difesa e il coraggio, questa carta insegna ad armonizzare contrasti e desideri, a trasformare l'energia in equilibrio, a preparare l'amore a manifestarsi senza traumi né forzature. Quindi che tu abbia in questo esatto momento qualcuno oppure no, questa esperienza prepara un amore maturo e sacro dove cuore e mente danzano insieme. E quindi cosa devi fare tu? Osserva senza giudicare, respira. Va bene? Vediamo un po' l'amore che arriva cosa ti dice nei prossimi giorni attraverso l'altra persona. O l'amore, vediamo cosa ti dice. Con i miei oracoli lui lei che potete trovare sotto all'info box in descrizione. Quanto vorrei le tue gambe ora, c'è tanta passione, c'è tanto desiderio e quindi coadiuvare questa passione e desiderio nella non farti sconvolgere dal desiderio, non esserne vittima. L'altro ti vuole ardentemente, non esserne vittima. Perché l'amore si completa quando c'è armonia in questa opposizione dentro di te, mi spiego? Perché quello che ti sta per accadere in amore qua non è qualcuno che ti completa, ma un amore che ti incontra mentre sei radicata o radicato, mentre sei coraggiosa o coraggioso e armonica, armonico. Quando cuore e mente con il coraggio danzano insieme, allora l'amore non può fare altro che arrivare. Ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, mi raccomando, praticate, abbiate consapevolezza perché l'amore sano è un amore che rispecchia il tuo equilibrio interno. Detto questo, io ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!